Ciao amici di YouTube, eccoci con un nuovo unboxing. Oggi andremo ad aprire questi due prodotti. Come avete letto dal titolo, questa qui è una stampante in 3D SLA, l'altra è la Wash and Cure, che poi più avanti vedremo come si utilizza, il funzionamento eccetera. Niente, adesso mettiamoci all'opera e facciamo l'unboxing della stampante in 3D. All'interno troviamo il libretto di istruzioni, questo è un foglio per livellare il piano e poi avvicinati cameraman troviamo la spatolina per pulire la vaschetta dove mettiamo la resina, poi troviamo guanti e mascherina da utilizzare quando andiamo ad operare con la resina perché come ben sapete la resina è nociva, troviamo una chiavetta dove possiamo mettere i nostri progetti, collegarla alla stampante e stampare, oppure c'è questa antennina qui che serve per stampare dal remoto, poi ci sono queste brugole che ci serviranno per montare il piano di stampa e questo pomello qui che si metterà davanti allo sportello per poter alzare. Poi troviamo un'ulteriore spatolina, questa qui d'acciaio con il manico in legno, molto bella, ben fatta, che servirà per staccare le stampe dal piano di stampa, scusate il gioco di parole ma questo è. Mentre quella di plastica, come abbiamo detto prima, servirà per pulire la vaschetta da eventuali residui post stampa. Poi troviamo il cavo dell'alimentazione con il suo trasformatore e un ulteriore cacciavite sempre a brugola, più comodo per avvitare e svitare le brugole, anche per regolare le cerniere dello sportello eccetera, molto più pratico perché c'è il manico. Adesso andiamo a spacchettare la nostra stampante, quindi vediamo il primo pezzo e voilà, guardate com'è bella. Ed ecco come si presenta la stampante in 3D SLA. Qui abbiamo lo sportellino e vi dicevo dove verrà montato il pomello, che adesso potremo aprire anche a mano così senza pomello, in questo modo. Quindi questo è il piano di stampa che verrà montato qui sull'asse Z. Questo cubo qui verrà incastrato in questa sede, poi lo stringeremo con questa manopola e farà questo movimento qui, andrà su e giù. Poi ci sono questi filtri, sono degli imbuti con un filtro in fondo che serviranno per prendere la resina avanzata di stampa, la andremo a mettere in questi imbuti, verrà filtrata e la riverseremo nei boccini della resina. Questa è la vaschetta dove andremo a mettere la resina, poi tanto ora la estraggo, vi faccio vedere come è fatta. Quindi allentiamo queste due manopole, 1 e 2, e delicatamente andiamo a togliere la vaschetta. Questa è la vaschetta dove verrà messa la resina, ha un piano trasparente e verrà appunto appoggiata qui sopra questo display. Questo display emana una luce UV e serve per polimerizzare la resina. Quindi questa è una stampante in 3D, è la Photon Mono SE che fa parte di un marchio cinese, poi tanto vi lascerò sotto in descrizione il link diretto per l'acquisto di AliExpress, ha un costo di 330 euro e fa parte di una linea di 3 modelli, c'è la Photon Mono, la Photon Mono SE che è questa, e la Photon Mono X. La differenza sostanziale fra la Photon Mono e la Photon Mono SE non è tanto la qualità e la definizione di stampa, ma bensì questo chassis con apertura frontale e un filtro interno ai carboni attivi. La differenza con la Photon Mono X cambia l'area di stampa che è maggiore e la densità, la qualità e la definizione di stampa è la stessa come le altre. E adesso andiamo a fare l'unboxing della Wash and Cure. Quindi capovolgiamo. Qui all'interno troviamo sempre il libretto di istruzioni, l'alimentazione con il suo trasformatore, varie brugole, cuscinetti eccetera. E voilà! Il marchio è sempre Anycubic. Ed ecco qui la Wash and Cure che serve per il processo post stampa. Ed è formata da 2 step. Il primo step è questo qui, ora vi faccio vedere come funziona. Prendiamo questo contenitore di plastica dove al suo interno c'è una ventola in alluminio che ha un magnete, l'appoggiamo qui, vedete? Qui c'è il magnete, la ventola sta bella ferma. Poi prendiamo questo cestello, in questo cestello verranno inseriti i prodotti di stampa finiti, lo mettiamo qui all'interno, qui ci sono delle guide, quindi facciamo scorrere il cestello all'interno di queste 2 guide, così. E poi questa vaschetta la riempiamo con dell'alcol isopropilico oppure del semplice alcol che abbiamo a casa, tipo quello lì rosa, l'alcol etilico. Lo riempiamo fino a sommergere il pezzo stampato. Con questo sopra, così. Poi colleghiamo l'alimentazione, gli diamo on e qui davanti ci sono questi tasti touch. Quindi noi gli daremo prima il wash, gli diamo qui il tempo, 2, 4, 6 minuti e gli diamo start.
e lui inizia a fare il lavaggio. Dopodiché, una volta fatto il lavaggio, rismontiamo il tutto, quindi togliamo questo, togliamo il cestello con il nostro pezzo di stampa, togliamo questo contenitore in plastica e mettiamo questo disco rotante. Questo non ha il magnete, ma vedete è fatto in questo modo, deve entrare qui in questa sede, quindi lo appoggiamo qui sopra. Una volta appoggiato questo, prendiamo il nostro pezzo di stampa, lo mettiamo qui sopra e poi qui ci sono dei LED, servono per finire il processo di polimerizzazione, perché il nostro pezzo stampato, una volta tolto dalla stampante, rimane un po' morbido, quindi per far sì che si secchi, si indurisca tutto, bisogna fare anche quest'altro step. E quindi poi noi qui davanti selezioneremo sempre la durata, 2, 4, 6 minuti, diamo la modalità cure e start. Naturalmente tutto ben chiuso con il nostro coperchio. Una volta finito questo secondo step, abbiamo il nostro pezzo stampato finito al 100%. Questo invece è supporto per lavare direttamente con il piano di stampa, come riportato qui sul libretto. E adesso vi farò vedere come funziona il processo di stampa. Prendiamo questo foglio che è uscito in dotazione e andiamo a livellare il piano di stampa. Allora amici, il primo passo per stampare in 3D è appunto avere file in 3D da stampare. Io vado ad utilizzare questo sito myminifactory.com, che tanto vi lascerò sotto in descrizione, dove si trovano specialmente miniature, anche perché con una stampante a resina non è consigliato stampare materiali per uso hobbistico, in quanto non abbastanza resistenti. Quindi adesso andiamo a cercare il file e poi andremo a stampare. In questo caso prendiamo Dragonite, clicchiamo su Download, bisogna registrarsi ma è gratuita, state tranquilli. Attenti soltanto quando si scarica un file STL da internet, perché spesso è coperto da copyright e di solito viene appunto rilasciata tra virgolette una licenza per uso personale. Quindi non è possibile effettuare vendite di modellini che stampiamo a meno che il venditore non abbia specificato che è possibile la vendita oppure mette un prezzo maggiore con una licenza per poter vendere quel singolo modellino. Prima di procedere con la stampa del nostro modellino abbiamo bisogno di un programma che tratti il modellino per poterlo mandare in stampa. Questo tipo di programma che io vado ad utilizzare si chiama Lychee Slicer, gratuito, vi lascerò sotto in descrizione il link del programma per poterlo scaricare dal sito che è mango3d.io. Ma cos'è lo slicer? Lo slicer sostanzialmente è un programma che affetta in tantissime fette, scusate il gioco di parole, il nostro modellino, che si chiama appunto layer, che è come se fossero immagini dalla nostra stampante proiettate sullo schermo LCD, in modo da consentire la polimerizzazione della resina soltanto nelle aree accese del display. Per prima cosa bisogna configurare la nostra stampante. Basta cliccare sul più, scegliere la stampante, una volta selezionata bisogna dargli i settaggi di stampa, che si trovano all'interno della chiavetta dove ci saranno dei file da importare qui dentro, e il programma poi prenderà in automatico i settaggi di stampa. Una volta importati i settaggi di stampa possiamo procedere con l'importazione del nostro file STL. Adesso siamo pronti a prepararlo per la stampa. Vi consiglio di guardare qualche guida più approfondita su come funziona Lychee Slicer.
Arrivati a questo punto il nostro file è pronto e possiamo procedere con la stampa. E adesso mettiamoci all'opera, quindi inseriamo la chiavetta con il nostro file, apriamo, ci mettiamo un bel paio di guanti perché la resina è nociva, andiamo a riempire la vaschetta con la resina, chiudiamo, selezioniamo il nostro file, lo facciamo partire. E una volta stampato, con la spatolina che è uscita in dotazione, andiamo a staccare il pezzo dalla base. Inseriamo il pezzo nel cestello, lo immergiamo con l'alcol. Vi ricordo che l'alcol serve per sgrassare il pezzo, ovvero per eliminare la resina in eccesso. Non usando alcol isopropilico faremo questa procedura 2 o 3 volte e poi dopo togliamo il pezzo, lo immergiamo nell'acqua e lo mettiamo nell'alcol, acqua e alcol, proprio come state vedendo ora nel video. Qui vado a togliere i supporti, come potete notare ho messo tantissimi supporti, però essendo all'inizio, essendo la prima stampa, ho detto meglio mettere tanti supporti in modo da far venire la stampa che rischiare che la stampa non venga. Una volta tolti tutti i supporti, essendo che al tatto rimane ancora un po' morbidino, non proprio morbido però si sente che non è rigido, lo rimettiamo nella macchinetta e tramite l'accensione di questi LED avviene la polimerizzazione che solidifica il nostro pezzo.